6%isti, buongiorno, 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 buongiorno. Oggi è davvero un bellissimo giorno perché mi è venuta in mente una cosa. Visto che il primo, secondo, terzo di marzo, primo weekend di marzo, andrò al Trinacchia Treffen, il Treffen più a sud d'Italia, partendo da Firenze non stop, tutto asfalto, fino a Godano, in provincia di Palermo, ho detto, ma la Scrambler ce la farà a fare un video del genere? O meglio, io ce la farò a fare un video del genere con una Scrambler 1200? E quindi ho iniziato a pormi qualche dubbio sul perché queste moto non vengano vendute, o meglio, la Scrambler è una bellissima moto, il motore continuo ad apprezzarlo ogni giorno che la guido perché è dinamico, perché ha pochi cavalli, quindi ha una tantissima coppia. L'unico problema tecnico di questo tipo di moto è che non hanno nessun tipo di protezione aerodinamica e è difficile allocare delle valigie, perché infatti di serie nasce con questa valigetta morbida che è molto fighetta, ma non è che serva più di tanto se dovete viaggiarci, va bene se andate in centro a Milano e dovete andare dal commercialista. Sono anni che invece che guardare tutti i siti che guardiamo noi, guardo Unity Garage, che è un'azienda che per me è una di quelle aziende che quando guardi i kit che fanno, sei lì con la bava alla bocca e dici mamma mia quanto vorrei un kit del genere. E allora ho pensato bene di prendere il mio bel computerino e fare un ordine. Eccoci qua sul sito unitgarage.it. Allora, selezioniamo la mia moto, ecco qui, Triumph Modern Classic, ed ecco qui la mia bellissima Scrambler XC e CE. Configura e personalizza. Andiamo a scegliere, vediamo un po'. La mia è XC Khaki Green e Brooklands Green. Protezione forcella velcro no, fino al 2020. Parte anteriore voglio il cupolino trasparente, tac, vedete che lo inserisce con l'adesivo ovviamente per il cupolino. Telaio per le borse, eccolo qui, voglio il telaio per le borse delle Atlas colore argento e poi le borse, copie di borse Atlas modello piccolo 40 litri per 34. Ecco qui, guardate che bellino. Poi però vorrei anche il kit dual, eccolo qua il kit dual. Eccolo qua, kit dual, rullo di tamburi, bam, guardate che bellezza. Questa diventa così una moto da viaggio, né più né meno. Bene, procediamo con l'ordine e andiamo. Grosso, vediamo cosa c'è dentro. La scatola nella scatola. La prima valigia. Wow! Ne ho provate tante di valigie. La mia storia motociclistica, ma soltanto che il peso vi fa capire la fattura di questa valigia. Apertura su due lati, imbullonato, non rivettato, così ogni pezzo è facilmente cambiabile, sostituibile. Aggancio rapido in metallo, stupenda. Apriamo il secondo pacco, eccolo qua, insieme alle cinghie bagaglio marchiate Unity Garage. E qui abbiamo il portatarga, servirà per spostare la targa da dove è adesso, perché il portatarga che è stato messo dal vecchio proprietario aftermarket della Barracuda è troppo corto e quindi non ci starebbe la struttura delle valigie. E arriverà anche il faro, che poi vi farò vedere come si monta, con la riallocazione delle frecce ai suoi lati. E questo è l'ultimo pezzo che ci servirà per montare le borse, ovvero la struttura divisa in 3 pezzi. Guardate qua, ecco qui, saldature perfette, qualità al top. È arrivato anche Ale, vedi Ale, stai lì? Voglio che apri e commenti. Apri il commento? Apri il commento. No! Tutta rivestita. Sì, ma guarda qua. Sembra un knight, con la pelle che la ferma. No, fighissimo. Qua in neoprene. Qui c'è anche dei... Perché c'è qui la retina. No. E ora
iniziamo il montaggio. Iniziamo dal primo passo, che è sostituire lo scarico, in quanto le staffe delle borse della Unit Garage non montano con questo scarico della Arrow. Quindi iniziamo a smontare il paracalore. Per fare questi lavori la cosa migliore però sarebbe prendere un coppettino dove mettere i bulloni, che adesso vado a prendere. Togliamo questa staffa. Questo è la cosa che vi fa bruciare le gambe, il catalizzatore. Poi studieremo il fatto che togliendolo forse si riesce a ridurre il calore sulla gamba. Per adesso ci limitiamo soltanto a rimettere lo scarico originale. Qui c'è ancora un bullone nascosto da togliere per far venire via. Eccolo. Generalmente si acquistano gli scarichi perché pesano meno degli originali. Ora vediamo con la nostra bellissima bilancia quanto pesa lo scarico originale. Si vede? 6 kg e rotti, 6 kg e 2. Ok? Ora vediamo lo scarico aftermarket della Arrow, quanto pesa esattamente. 6 kg e 2. Pesano uguali. Questo è lo scarico originale. Ho rimesso i gommini dei silent block e ora lo andiamo a infilare. Via. Procediamo col primo passaggio, ovvero togliere la borsa originale della Triumph, che è una borsa molto carina, ma come dicevo nel video va bene se dovete andare in ufficio, perché la sganciate dalla staffa in questa maniera e ve la potete portare a tracolla. Però noi adesso dobbiamo montare delle valigie rigide e quindi dobbiamo togliere questa struttura e attaccare una nuova struttura dall'altra parte. Ecco qua. Procediamo all'installazione delle barre laterali per le valigie. Allora dobbiamo togliere la copertura della batteria e andarci a ancorare in questi 3 punti, ovvero la staffa posteriore del portapacchi, la staffa anteriore del portapacchi del maniglione, e poi bisogna togliere, che questa forse sarà la cosa un po' più rognosa, la pedana del passeggero. Va tolta la spilla, via il bullone, levata la staffa, messo questo distanziale e poi rimbullonato tutto. Come si toglie la pedana? Allora bisogna prima togliere questa spina con una pinza a becco, ecco qua, il siège. Poi una volta tolto il siège bisogna togliere il perno. Vi consiglio di mettere sotto uno straccio, perché all'interno della pedana c'è una pallina che vi cadrà sicuramente. Ve la faccio vedere un secondo. Vedete? Qui c'è questa pallina che è quella che vi serve per fare questo clac clac. Quindi quando tirate via il perno e tirate via quindi la pedana, uscirà questa pallina e vi cadrà per terra inevitabilmente. Eccola, la pallina maledetta. Dobbiamo rimuovere anche questa vite e questa l'abbiamo già rimossa. Come vedete ci sono 3 viti e, come scritto nel manuale, nella parte C scritto dietro la M80, M870 che è questa, M845 è questa, e infine c'è la M830 che è questa. È abbastanza facile riconoscerle. Iniziamo dalla C, che è la più lunga, che va inserita qua su in cima. Mettiamo qui sotto un distanziale. Ovviamente non vanno serrate del tutto, perché poi bisogna un attimino farle prima avvicinare un pochettino prima tutte. E l'ultimo è il bullone del punto B, che è la pedana, con un distanziale, la vite M45. Fate molto piano, perché evitate così di rigare inutilmente le parti del motore. Ma perché continua a appoggiare la roba e perderla? Eccola, questa è una cosa un po' comune a tutti. Quindi la vite più lunga qui anteriormente, la pedana ha un dente, vedete, perché ha una posizione obbligata, quindi non potete sbagliarvi a metterla. Distanziale
e poi dietro il bullone. Quindi di fatto vi bastano pochissime chiavi per montare le staffe delle borse Atlas di Unit Garage, una chiave del 13 magari un pochino più bella di questa che è un po' storta, una chiave a cricca a brugola possibilmente con una prolunga, perché alcune parti è meglio utilizzare la prolunga per evitare di, ad esempio nella parte destra, rovinare lo scarico, e poi delle chiavi, una brugola più piccolina e una chiave più piccolina per il ponticello che va a unire le due staffe dietro al portatarga. Per fare questo tipo di lavori non vi serve tanto materiale particolare. Io ho questa valigetta della Stanley, trovate il link in descrizione ovviamente, che ha tutte le chiavi necessarie per fare questo tipo di lavori con prolunghe e quant'altro. Per montare il nuovo portatarga dovete smontare il vecchio. Adesso questo è della Barracuda, io non so il precedente come era fissato, però bisogna togliere 4 viti qui nel sottosella e 2 nel copri parafango che c'è all'interno nella parte sotto. Ecco qua, vedete un lavorino fatto veramente da un cane col nastro, coi fili incollati. Che porcaio. Via, caviamo via tutto. Come vedete il faro è più piccolo del precedente perché ovviamente gli andrà messa questa base. Vedete, qui c'è il supporto in gomma, qui c'è la base, il faro andrà messo così e di lato vanno messe le frecce. Dovete togliere il cablaggio, togliere questo passacavi qui in gomma, farlo passare nel tubo e poi rincastrarlo, così avrete questo sistema. Questo andrà montato, adesso vi faccio vedere come. È stato un mezzo parto riuscire a inserire questa roba qua, vi spiego per quale motivo. Allora, in pratica, avendo il portatarga non originale e avendo dovuto cambiare il faro per mettere questo con le frecce riallocate, vedete qua dietro, in poche parole non tornava più, non sapevo quali bulloni utilizzare, ma adesso ci siamo. Allora, vedete, quella è la struttura del portatarga di Unit Garage, vedete, molto robusta, molto bella, e questi sono gli stop che farete per fissare la luce dello stop della targa. Per mettere la luce della targa dovete tagliare questo qui dal portatarga e unirlo a questo del portatarga della Unit Garage. Potete utilizzare i loro connettori, che sono questi qui, sono dei normalissimi connettori a pressione, quindi andate ad inserire, i poli sono uguali ovviamente, uno dei due poli dentro, vedete, l'altro polo dentro, esattamente fino in fondo, tutto e due bene, li tenete dentro e poi schiacciate finché non fa clic. Ecco qua. Quindi posizionate la piastra in questo modo. Queste due viti, le prime verso, diciamo, l'avanti della moto, sono passanti, vanno a prendere sia la piastra, sia la struttura, sia il parafanghi, sia il telaio della moto. Quelle dietro no. Quindi andiamo a finire di fissarle. Se non vi entrano bene nel buco è perché dovete solo abboccarle inizialmente e poi pian pianino infilarle una per volta e avvitarle. Qui la struttura borse con il nuovo faro con le frecce riallocate in alto e il portatarga Unit Garage, che è questo qua, vedete, tutto in ferro col doppio tubolare, molto resistente, molto robusto. E di qui la staffa con lo scasso. Ultimo passaggio da fare è inserire l'elastico ed ecco installata la rete, che è l'ideale per poter riporre la roba piccola che non volete perdere nelle valigie, tipo i guanti. Questa è la configurazione con le valigie e il cupolino medio, solo il cupolino. Adesso nel prossimo video vi farò vedere il kit dual, che per me è veramente la perla per questa moto. Ci vediamo nel prossimo video con estremo disappunto. Ciao!